Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Abbiamo la carta della Imperatrice, ragazzi. Di solito è una carta di forte abbondanza, è una carta che parla di prosperità, di crescita, di gestazione di qualche idea piuttosto che di qualche progetto o, perché no, magari anche di un figlio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Ragazzi, ho anche appena pubblicato le previsioni per il secondo semestre del 2025. Quelle le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Partiamo con un 4 di bastoni, l'imperatore, un 8 di coppe, abbiamo una regina di spade, ullala, 7 di bastoni, 2 di spade, 7 di coppe e 3 di bastoni. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' qual è l'andamento generale del mese. Vi dico che potrebbero anche esserci come dei messaggi slegati tra di loro. Dopodiché andiamo a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, le finanze, la famiglia e via dicendo. Allora, partiamo da questo 4 di bastoni. Il 4 di bastoni di solito è una carta che ci parla di stabilità, di qualche cosa che è lineare, mettiamola così. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi. Abbiamo un 5 di spade, regina di pentacoli e un 9 di spade. Andiamo a vedere anche l'imperatore. Abbiamo un 10 di bastoni e un 4 di spade. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che diciamo, il mese parta in modo piuttosto tranquillo, se vogliamo, però è come se ci fosse un'ideologia, un qualche, potrebbe proprio essere un progetto, considerato che qui abbiamo l'imperatrice, che vi prende, diciamo così. Ho come l'idea che potreste avere dei conflitti interni, considerato il 5 di spade, e potrebbe anche esserci la necessità di tagliare un po' col passato con questo 10 di bastoni. Il tagliare col passato non è tanto fisico ma ideologico, cioè nel senso ci sono delle idee che sarebbe meglio, o delle aspettative o degli obiettivi, insomma è come se ci fosse qualche cosa che sarebbe meglio lasciarsi indietro. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un asso di bastoni e la carta dell'appeso. C'è come la voglia, la necessità di andare oltre, probabilmente, considerato anche che qui abbiamo l'imperatrice, c'è voglia di crescere, c'è voglia come di qualche cosa di più. Se per voi risuonasse come una situazione
di coppia potrebbe anche essere giunto il momento di creare una famiglia, di andare a vivere insieme, di prendere un animale da compagnia, cioè è come se si volesse far crescere in qualche modo la famiglia. Vi dico, con queste carte è come se il mese di luglio fosse un buon mese per iniziare a fare qualche tipo di ricerca, per iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista, per iniziare a valutare punti che prima non si sono valutati. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 4 di coppe. E un fante di bastoni. Guardate, la regina di spade di solito è una di quelle figure, come vi posso dire, quadrate, nel senso che è una di quelle energie che organizza, che pianifica, che fa gli elenchi, le liste, e ho la sensazione che potrebbe essere un'ottima tecnica perché è come se non vi rendeste conto di qualche cosa, come se non riusciste a vedere qualche cosa. Diciamo che c'è l'intenzione di andare a fondo, c'è l'intenzione di scoprire di più, c'è l'intenzione di vedere il lato B della medaglia, però fino a che non si fa questo lavoro di messa a terra, mi viene da dire, quindi lo scrivere, per esempio, potrebbe essere quindi avere davanti a sé i dati, è come se non ci si scusate, è come se non ci si rendesse conto di che cosa manca, di che cosa si può migliorare, di che cosa si può elaborare. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo il sole, e il carro, quindi c'è come una presa di coscienza, una decisione che viene presa, una direzione che viene presa con questo carro. Se prima poteva non essere chiaro qualcosa con, diciamo, il lavoro dell'appeso e della regina di spade, secondo me le cose diventano molto più chiare. Adesso andiamo a vedere questo 2 di spade, perché qualche dubbio è come se ci fosse ancora. Qui abbiamo un 6 di coppe, un fante di spade e un 5 di bastoni. C'è come una paura che arriva dal passato, ragazzi. Potrebbe essere già successo qualche cosa che in questo momento vi faccia dubitare di voi, della situazione, dell'altra persona. Però tenete presente che avete anche un 9 di spade. Il 9 di spade è la carta delle preoccupazioni. Certe volte preoccuparsi, ovvero occuparsi prima del tempo, lascia un po' il tempo che trova, perché il 94% delle cose di cui ci preoccupiamo non succede. Quindi è un po' come se fosse tempo perso per certi versi. E lo risento un pochettino qui, no? Andiamo a vedere anche questo 7 di coppe. Abbiamo un cavaliere di coppe e un 6 di bastoni. Beh, devo dire che potrebbe arrivare un'offerta da parte di qualcuno, potrebbe essere una persona che conoscete da tempo, potrebbe essere un collaboratore magari che conoscete da tempo, però come l'idea che tutte queste ideologie, queste normalmente illusioni, perché il 7 di coppe è la carta delle illusioni, però avete anche un 6 di bastoni, è come se parte di queste idee finalmente arrivassero a essere ufficializzate, a eventualmente avere successo. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, che il 3 di bastoni è una carta di progettualità, di qualche cosa che cresce, un 3 esattamente come l'imperatrice.
Quindi è come se si partisse da una situazione più o meno stabile, dove però non ci si sente completi, manca qualcosa, e per rendersi conto di che cosa manca è come se si dovessero fare dei piani d'azione, delle liste, come vi dicevo prima, e una volta che prenderete una direzione o farete una determinata scelta, vedrete che le cose andranno via via risolvendosi da sole. In effetti qui abbiamo un 3 di bastoni che è spiegato da un 10 di spade, dalla regina di bastoni e da un 2 di pentacoli, come se ad un certo punto, non importa se non vi sentite pienamente in grado di affrontare questo percorso, diciamo che o sì ce la farete, anche perché avete la regina di bastoni e il 6 di bastoni, e questo 2 di pentacoli mi indica che sarete abili nel gestire più cose allo stesso tempo, ragazzi. Difatti qui abbiamo anche un 7 di coppe che mi parla proprio di tutte quelle che possono essere le possibilità che si aprono. È come se arrivasse un potenziale collaboratore, un potenziale aiuto che vi apre un po', che fa da apripista, mettiamola così. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro, ragazzi. Devo dire che è un buon periodo per il lavoro. Avete anche l'imperatrice, quindi si parla di espansione, si parla di crescita, si parla di nuovi progetti e di nuove collaborazioni. Se siete senza lavoro, è facile che qualche cosa arrivi. Non sento che siano contratti a lungo termine, però diciamo che non starete fermi. Potrebbe venirvi bene lavorare in questi mesi estivi, magari con i bambini, piuttosto che in un'agenzia viaggi. Adesso io vi dico quello che mi arriva, voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto, come sempre. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora ragazzi, devo dire che tutto sommato anche per voi le cose non andranno male, spero che possiate essere in vacanza, ma se così non fosse, sento che è un momento dove verranno a galla cose che fino adesso non avete notato. Quindi diciamo che luglio sarà un mese un po' rivelatore per quello che riguarda il lavoro. Vi dico che se state aspettando qualche trasferimento è facile che arrivi nel mese di luglio, magari non arriva già subito il ok, lavoro in un'altra azienda, ma ve lo dicono, come se fosse tipo un pre-contratto, una cosa del genere. Se foste autonomi, allora qui devo dire che anche per voi ragazzi c'è espansione, c'è qualche nuova collaborazione che vi può portare oltre dove siete adesso, e se avete avuto diciamo problemucci a livello di liquidità, a luglio si presenta l'occasione per porre fine a questi problemi di liquidità. Non dico che a luglio avrete concluso i vostri debiti o i problemi di liquidità, però è come se si iniziasse a intravedere la luce per capire come dissolvere questa difficoltà. Parliamo di soldi. Allora, secondo me sarebbe meglio non sperperare troppo a luglio, anzi, vi dirò, potrebbe essere necessario tenere molto bene sotto controllo le spese che andrete a fare, piuttosto che gli investimenti che volete intraprendere, piuttosto che, e questo vale soprattutto se avete soci, figli o comunque persone intorno a voi che vi chiedono soldi, ecco, magari se ve ne chiedono 100 datene 50, perché ho come l'idea di dirvi di non farvi distrarre, se vogliamo, da quello che è il focus che state mettendo sulla vostra parte economica.
Fate attenzione perché potrebbero anche esserci come dei fratelli o dei cugini, delle persone intorno a voi che sono in difficoltà, magari non vi chiedono direttamente soldi, vi chiedono, non lo so, qualche altra cosa, un aiuto magari fisico, nel senso un lavoro fatto con le mani, piuttosto che un qualche tipo di strumentazione che voi potreste avere, che comunque vale soldi perché voi l'avete comprata. Però vi dico, c'è da tenere sotto controllo quello che esce dalle vostre casse in questo periodo, e soprattutto se siete in vacanza, mi dicono. Per quello che riguarda gli investimenti, invece, vi dirò, qualcuno potrebbe essere tentato di vendere perché non vede i risultati che vorrebbe, però non mi sembra un buon periodo, sinceramente. Poi, ovviamente, ragazzi, queste sono solo previsioni energetiche, fatevi aiutare da un consulente del settore. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, allora devo dire, se siete single, c'è un personaggio che potreste incontrare e che potrebbe sconquifferarvi. Ma siccome siete persone un po' guardinghe, ho come la sensazione che sì, avrete piacere di conoscere questa persona, inizierete a frequentarla, però è come se non vi fidaste subito di questa persona, il che non è male, però devo dire che avendo questa imperatrice è come se la fiducia crescesse pian piano, ok? Se siete in una relazione, devo dire che tutto sommato le cose appaiono tranquille, poi voi dentro non siete così tanto tranquilli, sinceramente, però ho come la sensazione che sia il vostro modo di vedere le cose che inquini un po' la percezione della relazione, cioè è come se aveste bisogno di togliervi certe idee, certe aspettative, soprattutto dalla testa, perché giustamente non siete in grado di vedere le cose come sono. E la carta dell'appeso qua vi serve proprio per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista. È come se vi dicesse mettetevi nei panni dell'altro, cercate di capire il punto di vista dell'altra persona. Siate più comprensivi. In questo caso l'imperatrice, che fa riferimento alla madre e all'atteggiamento materno, è come se vi invitasse a essere più compassionevoli nei confronti dell'altra persona. Per quello che riguarda le persone che hanno una relazione indefinita, per indefinita, ragazzi, intendo tutti quelli che non rientrano nelle prime due categorie, quindi potrebbero essere persone che hanno relazioni extraconiugali, persone che sono in via di separazione, che hanno relazioni difficili. Ho come l'idea che abbiate bisogno di prendervi proprio un tempo di riflessione, è come se doveste iniziare a fare qualcosa per voi stessi, per vederci chiaro, perché avete anche qui un modo di vedere le cose un po', diciamo, alterato. Non è, cioè, vi faccio un esempio, se voi avete una ferita ancora del passato da guarire, è come se vedeste le cose a partire da questa ferita. Un'altra persona le vedrebbe in modo diverso perché magari non ha la vostra stessa ferita. Quindi, siccome abbiamo un 4 di spade qui e un 8 di coppe qui, il consiglio è quello di prima guarire voi stessi, perché anche qui avete un 5 di spade che sono le lotte egoiche, la testa che fuma, perché è l'ego che vi rema contro. Quindi potrebbe esservi utile anche qui fare come un elenco di quello che voi vedete come un difetto, piuttosto che quello che vedete come un pregio, insomma, si tratta di dare una rivalutazione un po' più obiettiva alla vostra relazione, perché obiettivamente è un mese che ha un potenziale di crescita, di espansione comunque. Per quello che riguarda, ragazzi, la famiglia, e qui parlo di famiglia di anime, quindi famiglia di sangue, però anche gli amici, i vicini, i colleghi, le persone con le quali passate abbastanza tempo, ehm,
Dunque, ho l'idea che qualsiasi tema ci sia stato in sospeso, ci sia in sospeso, è ora di chiuderlo questo tema. Qui avete un 10 di spade alla fine. È ora di lasciarsi indietro le cose vecchie, lasciarsi indietro le sofferenze, le lotte egoiche, le preoccupazioni per cose che in realtà non ci sono, i dubbi, cioè ho come la sensazione che invece che star lì a torturarvi la testa, sia arrivato il momento di iniziare a fare qualche cosa di concreto per migliorare le relazioni che avete intorno a voi. E per qualcuno una di queste azioni potrebbe essere semplicemente l'allontanarsi da qualcuno, che non vuol dire interrompere la relazione, ma prendersi degli spazi, anche perché qui con un 4 di spade avete come bisogno di guarire. 4 di spade fa riferimento alla guarigione psico-emotiva, ok? Perché è la psiche, la mente che crea la sofferenza in questo caso. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo del mese, allora devo dire che potrebbe arrivare qualche aiuto, qualche offerta, qualche nuova conoscenza che effettivamente è come se vi aprisse un pochettino gli occhi, ragazzi. Da lì è come se iniziasse tutto questo lavoro di presa di consapevolezza e di introspezione. Però ho come la sensazione che sia una persona esterna, potrebbe essere un uomo, potrebbe essere una donna, Comunque è come una persona esterna che vi aiuta a vedere le cose da un'altra prospettiva e quindi in qualche modo vi aiuta a sanare questo 4 di spade. Quindi ragazzi, tutto sommato il mese è un mese che va verso una crescita e verso il lasciarsi indietro certe difficoltà, certi pensieri, certe limitazioni che sono dovute appunto dalla mente. Adesso andiamo a vedere una cosa nuova oggi, qualche charms, vediamo come cascano e dove cascano. Ok, allora qui abbiamo un gattino, qui c'è una culla, il simbolo della pace, qui abbiamo un cigno, qui abbiamo un cavallo e qui una maschera. Allora, quello che mi viene da dire è di occuparvi di voi stessi come avrebbe fatto la mamma che voi avreste voluto. Cioè, parlatevi con compassione. Se c'è qualche cosa di cui vi colpevolizzate, invece di usare il vostro critico interiore con questo 5 di spade, ecco, vedi, dovevi far così, ecco, non sei buona a nulla. Ecco, questi discorsi qua lasciamoli stare, ma parlatevi piuttosto come hai fatto tutto quello che potevi, non ti preoccupare che la prossima volta andrà meglio, la prima volta è normale che le cose non vengano come uno se le aspetta, insomma cercate, non dico di giustificarvi, però di amarvi un po'. È interessante perché questo simbolo è venuto, è cascato sopra il 9 di spade, quindi io sento che avete come bisogno di una pace interna, di una pace interiore. Cercate quello che è la vostra protezione, come potete proteggere voi stessi. Poi abbiamo anche i cigni che sono come un simbolo di amore, ma anche un simbolo di trasformazione. Vedete? Non so se si vede. E questa maschera mi dice di togliervi le maschere dell'illusione o quando si fa buon viso a cattivo gioco per mantenere le acque chete, che potrebbe essere un pochettino l'inizio della lettura, sinceramente. Fatemi sapere se vi risuonano. Andiamo a vedere un koan. Cioè questa maschera è come se mi dicesse non cercate di essere chi non siete. Più fedeli siete a voi stessi,
e più facile è crescere, espandersi, amarsi. Il punto è che certe volte neanche noi ci vediamo e quindi diventa difficile ammettere certe cose. Guardate, trovare te stesso è perdere te stesso. Quindi prima bisogna perdersi, prima bisogna dirsi chi sono io, cosa ci faccio qui, sapete le domande filosofiche della vita. Dopo ci si può ritrovare e mi ritorno un po' con questa maschera. Toglietevi la maschera, può essere anche del perbenismo, Io trovo personalmente che l'educazione ci abbia vincolato un po' troppo per certi versi e nel fare buon viso a cattivo gioco, no? Cioè, troppa educazione a mio parere, ma questa è una cosa che spiego nei video degli abbonati, è come se ci avessero abituato a mentire, tipo ci fanno, non lo so, quando siamo bambini, ci fanno uno di quei pizzicotti sulle guance da farci prendere fuoco la guancia e il bambino tende a ritirarsi mentre la mamma dice ringrazia e il bambino non ha nessuna intenzione di ringraziare perché non gli ha fatto piacere, però l'educazione fa sì che dica una bugia, che ringrazi anche se non ha voglia, perché gli viene detto dal genitore. Andiamo a vedere, ok, quiete, guardate ve lo metto qua vicino a questa, a questo charms, perché è come se avesse bisogno di un momento di riposo. Vedete che anche qui sta dormendo, fateci caso anche il vestito verde, è come se ci fosse qualche assonanza, però è proprio come se doveste prendervi un periodo per voi per ricreare la vostra vera verità, la vostra realtà. Adesso qua ho spostato tutto. Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete o contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure potete abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, così se vi volete rendere conto di quello di cui parlo, insomma, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. In quella sezione tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi soldi, amore, lavoro, eccetera, ma ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina. In effetti sono 4 playlist e andrebbero viste in ordine di numero. Comunque trovate tutto dentro le playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!